Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in partenza per andare a prendere un altro artefatto, ossia l'artefatto del brutto. Con me ho un basilosauro e due squali, speriamo bene. Per andare a fare questa cava che si trova sott'acqua dovete naturalmente farvi assolutamente la tuta, quella subacquea, andando a fare almeno due chest, insomma due magliette, perché le bombole possono andare a scaricarsi. La cosa importante è quella di portare con voi un basilosauro, perché è immune alle scosse elettriche delle anguille, perché troveremo non solo tantissimi squali, mante, ma soprattutto queste anguille che possono veramente compromettere la nostra missione. Dunque, oltre a farci la tuta subacquea, con noi ci dobbiamo portare una balestra con 2 o 3 rampini, ovviamente del cibo, quindi della carne cotta, e la minestra al curry, perché ci proteggerà dal freddo, perché sott'acqua avremo delle temperature molto basse. Dunque ragazzi, la posizione dell'ingresso della caverna è questa qua. Devo dire che è stato difficoltoso trovarla. All'inizio, appena arrivati davanti all'ingresso, dopo svariati giri, finalmente l'abbiamo trovato. Subito ci siamo stati attaccati da un bel gruppo di squali, credo anche mante, non so, c'era veramente una miriade di roba. E abbiamo già perso un squalo nel tutto, quindi non si sa come andrà veramente a finire. Oh, finalmente questo qui è l'ingresso, siamo arrivati. Si procede anche lentamente perché comunque, essendo sopra un pesce, la velocità non è elevatissima. Allora, qua mi sembra tutto abbastanza tranquillo. Grazie, prima c'è praticamente venuto tutto fuori da qui il mondo, quindi un po' di roba l'abbiamo eliminata. Allora, vediamo quanto durerà questo squalo. Non so quanto effettivamente convenga portare degli squali con sé. Conviene più che altro portare più basilosauri a questo punto, penso. Sono molto più forti, hanno tantissima vita, quindi ragazzi vi conviene portarne almeno, se siete da soli, almeno un paio. Dunque, allora, procediamo. Oh mamma, siamo stati attaccati in continuazione, però lo squalo è ancora vivo. Ma che cosa sta succedendo? È tutto diventato grigio, tutto... non so se è il mio problema o è proprio così l'effetto della grotta. Oh, vabbè, forse siamo arrivati fuori, qui c'è da respirare, andiamo a respirare. Ma è tutto bianco e nero, cioè sembra un film degli anni 50 praticamente. Boh, che strano, però qualche colore c'è. Ah, lì c'è una luce rossa, che cosa sarà quella luce là? Per fortuna che qua non ci sono nemici, quindi possiamo andare tranquillamente, penso. Andiamo a vedere. Ma che bello, tutto bianco e nero, con qualche striscio di colore. Boh, vabbè. Allora, vediamo se riusciamo a camminare con queste pinne che mi ero messa. Cioè, è proprio orribile qua, si vede. Veramente bruttissimo. All'interno delle grotte e sott'acqua si vede male. Però vedete, cioè, abbiamo preso dei danni, perché siamo stati attaccati più volte dalle... non lo so che cos'erano, di tutto è venuto addosso, però siamo sopravvissuti. Boh, qua niente, però comunque non c'è, pensavo che ci fosse già l'artefatto, no, non c'è ancora. Ok, allora proseguiamo il nostro viaggio. Oh, che bello! Purtroppo abbiamo perso un altro squalo, non è stata un'ottima idea quella di portare gli squali con me. Con gli attacchi delle anguille purtroppo non ce la fanno, rimangono paralizzati, quindi hanno problemi, non li portate entrambi. Allora, vediamo, qua siamo arrivati, che c'è da respirare, forse siamo arrivati da qualche parte ed è la volta buona. Vediamo. Oh, ma anche qui tutto bianco e nero. Oh, pipistrelli? Mamma mia, pure. Aia. Oh, ma che sta succedendo? Ma quante ce ne sono? Ma che cosa è successo? Sono spuntate dal nulla queste. Guardate quante! No, è queste che fregano sempre. Sembrano tipo delle foche, mi sembravano per un attimo. Oh, no, sono terribili. Ci stanno attaccando da tutte le parti e il problema è riuscire ad
prenderle, a mirarle. Mamma mia, ma quante! Io qui ci rimango, Per fortuna non stiamo perdendo tanta vita, e questo è buono, perché questo basilosauro è veramente potente, però gli squali non ce l'hanno fatta a questi attacchi. Cerchiamo di ucciderle tutte, però vedete ragazzi quanti ce ne sono, cioè è pieno qua di queste anguille terribili che hanno una scarica elettrica estremamente forte. Ok, ne manca soltanto una, dai, per fortuna. Dai, oh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripulito, tanto erano praticamente tutte quelle che c'erano nella zona, sono spawnate così di botto, che paura. Oh, che bello, però è bello qua, bianco e nero. Come potete notare da questa immagine, la caverna è molto lunga. Al suo interno possiamo trovare 3 loot crate rossi, quindi danno un bottino molto buono. Possiamo anche poi trovare delle note, dei dossier, quindi circa 3 mi sembra, vedete qua i puntini gialli, e alla fine troveremo il nostro artefatto. Eccone qua un'altra, livello 260, ai 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 ai. Uccidiamola, va? Che questa... Sono veramente anche di livello altissimo. Comunque, dovremmo essere arrivati alla fine della caverna. Per fortuna abbiamo avuto 2 perdite. Oh, eccolo, eccolo, eccolo! Non pensavo che fosse già qui. Pensavo che fosse fuori. Allora, abbiamo pulito tutto, quindi non ci dovrebbero essere problemi ad andarlo a prendere. Finalmente ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Eccolo qui. Raccogliamolo e subito usciamo prima che riescano fuori altri animali, va, che sono proprio stufa. Andiamo via 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 da qui. Cos'è sta scritta? Ma non c'è niente. Boh, vabbè, andiamo, lasciamo la manta e usciamo fuori. Allora adesso andiamo a recuperare un altro artefatto che si trova all'interno della cava di lava. Come suggerisce il nome, questa cava è piena di lava, quindi bisogna stare molto attenti a non caderci dentro. Quindi prendiamo le nostre pozioni e procediamo. Dunque questa volta dobbiamo raggiungere la parte meridionale dell'isola, più precisamente a sud-est. L'ingresso della cava è questo e, come vi dicevo, si chiama, se non ricordo male, proprio cava della lava, perché praticamente è piena di lava vulcanica. Quindi ho portato con me una barionice e ora vi dico cosa portare come oggetti importanti. Possiamo scegliere se andarci a fare o l'armatura in chitina o quella mimetica. Poi possiamo portare con noi ovviamente la carne cotta, la zuppa calda, le pozioni per aumentare la vita, l'antidoto, lo stimolante, il crossbow e anche dei rampini, e infine il repellente per gli insetti. Allora, queste sono le cose che vi consiglio di portare con voi. Se volete poi una borraccia con dell'acqua. Come vedete, inizialmente, almeno per quanto mi riguarda, la grotta si presentava vuota. Il problema che ho riscontrato è che, appunto, essendo così vuota fin dall'inizio, poi si trovano gli animali tutti di un botto insieme, quindi non sarà molto facile ad andarli ad affrontare. Ecco, vedete, sono raggruppati laggiù un po' tutti. Come vi dicevo, ci sono i pipistrelli, gli scorpioni, quindi bisogna portarsi parecchie pozioni di vita e anche gli antidoti. Ecco qua, allora incominciamo a picchiare i nemici. Non ci dovrebbero essere grosse difficoltà perché non vedo molti livelli alti. Attenzione, perché il pericolo maggiore in questo momento sono i pipistrelli che ci danno la malattia, e quindi dobbiamo andare a prendere poi l'antidoto. Vabbè, procediamo. Per il momento non mi sembra una cosa particolarmente difficoltosa. Eccoli qua, ecco, il momento più brutto è questo qui. Difficoltà ci sono perché comunque non riesco mai a beccarli. Come sapete, un po' i pipistrelli, essendo a un'altezza media o alta, diventa un po' difficile andarli a killare.
Allora, a questo punto sembra veramente un vero e proprio labirinto questa cava, quindi non so bene se stiamo facendo un giro in tondo, ma se vedo i mob teoricamente ancora lì non ci siamo passati. Allora, bisogna stare attenti perché all'interno di questa cava ci sono anche dei punti in cui bisogna saltare. Ci possono essere dei grossi pericoli nel saltare e sbagliare quindi la mira, perché si va a finire diritti giù nella lava e quindi si muore, quindi bisogna dare la massima attenzione. Allora vediamo, speriamo che questa sia la strada giusta. È un labirinto come vi dicevo, quindi non so di preciso se azzeccheremo subito la strada che ci porterà dritti all'artefatto. Dunque, con la Baryonyche non ci sono grossi problemi né nell'ingresso, perché comunque avevo provato a portare un leone marsupiale ed essendo abbastanza grassoccio non ci passava. Quindi questa, essendo magra, ci passa e vedete che anche qui sotto non ci sono problemi. Anche per quanto riguarda il discorso del salto, la Baryonyche ha un buon salto, quindi è un ottimo animale. Come vi dicevo, è l'animale più utile per The Isla. Eccoci qua che stiamo saltando ed è andata bene questa volta. E speriamo che anche le prossime andranno più che bene. Comunque vedete che gli animali sono presenti, come vi dicevo, raggruppati, quindi diventa un po' più difficoltoso andarli a uccidere. Ed ecco un altro pipistrello, cerchiamo di beccarlo perché se no ci attacca la malattia, se non siamo super veloci. Ho andato, e qua c'è da saltare di là o di qua, ma no, però forse ragazzi qua, cavoli, non l'avevo visto, c'è questa luce verde, c'è l'artefatto, finalmente l'abbiamo trovato. Oh, finalmente. Allora scendiamo, non c'è nessuno a quanto pare, prendiamolo molto velocemente e andiamocene subito. Non ho portato con me la lontra, sarebbe stato opportuno portarla qui perché avevo paura di morire, quindi non ero sicura di riuscire ad arrivare fino in fondo perché non conoscevo bene la strada. Allora torniamo subito indietro ed ecco qui l'altro artefatto conquistato. Andiamo. Eccomi a casa sana e salva. Allora vedete qua ci sono i piedistalli con gli artefatti. Andiamo a mettere l'ultimo che ho preso, questo della lava, eccolo qua, e come vedete adesso siamo a buon punto, quindi a breve saremo pronti per andare a affrontare i 3 boss. Dunque ragazzi, anche questo episodio è terminato qui, è stato abbastanza difficoltoso andare a recuperare gli artefatti, però come vi dicevo siamo a buon punto, quindi vi ringrazio per la visione, come sempre vi chiedo un bel mi piace, cercate di sostenere questa serie commentando e ci vediamo al prossimo episodio, ciao!